Niente ragazzi e benvenuti al mio canale, io sono Cat for Fun e aspettavo tantissimo la conferenza delle 3 di Sony. Non so se ci saranno novità, spero tantissime novità, è molto lunga, quindi mettetevi comodi, prendete i popcorn e vi lascio subito al video. Eccoci qua alla conferenza Sony, che ero veramente molto curiosa. Sì, assolutamente. Ma sono troppo carini questi cosini. Cosa sono? No, too much carini. Tra l'altro, cos'è? Slender. molto carina la location. Cioè, almeno come hanno realizzato questi mini. Che poi non so se è una proiezione, perché purtroppo ovviamente non essendo lì. L'attesa è palpabile. To come to church. Ah, finalmente dovrebbe cominciare. Oh, che strana location. Ci vedranno? Cioè, carina come cosa, però boh, non lo so, forse quella di Xbox non vorrei dire, ma mi piace anche più. Però strano. È vero, sembra proprio. But thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight. Under this single tent. È proprio una chiesa. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, this doesn't end that way. Meno male che non finisce come Kingsman. But no, again, thank you. And as you Lui a me can see piace evening, molto. Mi piace molto di più di quelli di PlayStation, we Xbox. decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide. That changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games. Ok, praticamente dice che vuole entrare più nei dettagli, diciamo, più nel profondo dei dettagli dei giochi che in verità hanno già presentato, quindi sembra non ci sarà. Vabbè. Our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us. And let us tell you. Hanno creato una chiesa, questa cosa mi fa morire da ridere. Però non lo so, cioè. In effetti hanno fatto una cosa unica e questa è una cosa da dargli. Cos'è? Oh my god. È proprio una chiesa, l'hanno proprio fatta uguale. Con anche i candelabri. La chiesa X potrebbe essere la chiesa di qualunque cosa. Mi fa morire da ridere questa cosa. Forse fa il cry gli ha dato la testa. Il banjo. Wow. Il banjo non me l'aspettavo, ammetto. Bello però. Ma era bravo, cavolo. Beh, devo ammettere, cioè Xbox è sempre un po' pecciona classica. Mi ricorda un po' Mac come idea, cioè nel senso
come idea di fare lo stile, la cosa, però sono sempre uguali, cioè se tu guardi le location delle varie Xbox bla bla bla, cioè delle varie 3 Xbox sono più o meno sempre le stesse, cambia un po' il design, cambia un po' le cose, ma alla fine sono le stesse. Cioè, devo ammettere che una delle cose che mi piace di PlayStation, che accomuna anche Nintendo, è proprio il fatto che siano diverse. E in questo caso l'hanno proprio dimostrato, secondo me, con le 3. Cioè, con queste 3. Quindi, cioè, per ora, wow, complimenti. Sì, comunque era ovviamente proiettata, cioè era semplicemente la proiezione. Peccato, mi sarebbe piaciuta l'idea che fosse una roba 3D. Però carino anche il fatto che facendo quella proiezione così super moderna non ti abbiano poi nascosto, no, a te che sei a casa, la location vera. Wow. No, a me piace il banjo, ragazzi, lo so, fa un po' cowboy, far west. Veramente interessante come strumento. Ovviamente tutti quei telefoni, perché ci mancherebbe. Sono tutti o giornalisti o blogger o di solito gente comunque del settore. Leggerissimamente un po' troppo lungo questo concerto, cioè bello per carità, però non capisco dove vogliono arrivare. Bravo! Adesso ci fai vedere il videogioco. Cioè bravo, per carità, wow, cioè stupendo. Bellina sta cosa delle lucette così, super semplice ma stupenda. Magari per questa location ha speso un sacco, cioè, non è detto. Vediamo che cosa ci presenta. Ah, forse ho capito. Ah, ecco perché la chiesa. Hanno fatto un cosplay della location. Wow, ragazzi. Nuovo trailer. Bellissimo. Lei è molto badass. Oh, che carino. I hate these things. Come le odi? Perché? Tell me about it. Your old man really laid into me today. No, this is the What point. happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. Funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. Yeah. She's putting on quite the show. A lei piacciono invece queste cose. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not really. Siete un po' con rimbombo, ragazzi. Say something, dude. Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Healing? Jesse. Hey, don't Non forget mi we're piace your first molto. flight, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Okay. Oh, how about that? Gross. You love it. C'è diventata un po' lì. Bella. Ci piace.
Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Non è che il fatto che sia diventata rossa perché ovviamente ha ballato come una pazza e quindi... Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. Era umiliana. I think they should be terrified. Perché? È intraprendente la tipa, ci piace. Ah. Sì, è un po'. È tornata Ellie. Oh, yet. Però anche The Last of Us alla fine è diventato un altro Lara Croft. Non so, non vorrei essere invasa dallo stesso gioco. Cioè, è carina come cosa, per carità, però, cioè, mi piace anche The Last of Us, però mi sento un po' invasa dallo stesso gioco. Cioè, poi anche la stessa location, giungla, bla bla. Lo so. C'è un po' per... Cioè, non è che non lo compro, per carità, The Last of Us è stupendo, però, boh. Posso fermare la mia perplessità sull'argomento. Wow, ragazzi, che posto del cavolo. Povero. Ah, non potevamo saperlo, è diventato molto più. Forse un po' troppo iperviolenza. Direi di sì. Cioè, si è accorto di noi. Che cavolo è fatto? Ok. Più stealth di Lara Croft, nel senso che in Lara avresti già ammazzato 62 persone. Però magari è una scelta. No, però lo ammazzi con un colpo, wow. Fantastico. In effetti ha senso. Perché soffia? Cioè fischiano? Non ho capito se urla. E però la luce non è una bella idea. Wow, è pieno, ragazzi. È pieno di gente. Mamma mia, sarà difficilissimo. Mi scammano ieri proprio. Perché lei è super silenziosa. E ammazzalo questo qua, così ne hai uno in meno di cui preoccuparti. Ah, è che già l'hanno chiamata prima o poi. Ah, è una donna, pensavo fosse un ragazzino, non so perché. Molto Nathan Drake comunque. Beh, che sempre no, che cavolo. Che mi sparano. Beh, il gameplay è molto interessante. E alla fine viene chiamato prima o poi. E alla... Cavolo, sono anche loro. Puoi andare sotto. Wow, puoi andare sotto le macchine addirittura. Ethan. Wolf. She came through here. Damn it. Double back.
Go. Molto interessante. È un gameplay pazzesco. Ovviamente ti hanno chiamato tempo zero. Già. No. Aia. Mamma mia. Via. Cioè, non mi dà del cavolo però. No. Ma scusami, con una freccia ammazzi una persona, devi dargli 2 colpi di vita. Au. Gliela puoi tirare anche in faccia la bottiglia, fantastico. Vabbè, non ha funzionato. Devo capire se è tutto gameplay questo, quindi puoi farlo tutto in gameplay o cosa. Però è geniale questa cosa. Qui è un brutto momento. È un bruttissimo momento. Non ci sono più i Fungo Man. Ma ti vedono? I nemici non è che siano molto intelligenti, posso dirlo, cioè, nel senso, cioè hai fatto un casino della Madonna. E la Madonna, 14.000. Diventa difficile vivere così però. Non è niente. E questo è molto Lara Croft. Wow. Io avrei ammazzato lui però, non so come. Non ho trovato una scelta molto intelligente, avrei fatto fare il più grosso. Quello col martello gigante. Già. Oh mia. Oh. Iperviolenza, ragazzi. Au. Au. Non ho capito come si collegano le due cose, ma il bacio gli ha fatto pensare a tutta questa roba super violente. Vabbè, vedremo, cioè molto interessante che ci abbiano mostrato il gameplay, che era da un po' che non c'era, non ce l'avevano mostrato per niente, almeno io non l'avevo visto. Quindi sì, sono molto interessata. Lo so, mi sembra un po' troppo Lara Croft, però vabbè, cioè interessante comunque. Mi sembra un po' iperviolento, cioè forse anche un po' troppo iperviolento, però vabbè. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for Worldwide Studios a little later when the showcase resumes.
And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio. Non ho capito il cambio di Well, it's great to be here, and I think it studio. was a very, Cioè, quindi vedono very powerful start for our E3 program for this year. That's right, and there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here Yeah. just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your Vabbè, perspective, where is their head at when it ovviamente comes to il vostro cavallo di battaglia è nuovo The Last of Us. I mean, questo they è are ovvio. everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of the Ma Last anche of Us perché vi series. hanno And I think what we giurato saw di tonight, I marzo. mean, that piece of Cioè perché lo fanno content anche per was so Xbox. Tra l'altro impactful. come avete I mean, the potuto whole relationship between perdere Ellie and una Dina going into esclusiva the così, combat veramente sequence ragazzi, non really lo so. shows that they're pulling out all the Cioè, stops. vi ha for lasciato Naughty di Dog, and they're going to have a stucco il very fatto broad che and ranging Kingdom game. It's Hearts not going to make you 3 sia anche only su work at it as a Xbox, player, but you're going to have to perché just think as a person. era una what you're grossa, trying to do. grossa, I can't wait to see more of that. That was first grossa. gameplay we saw there of The Last of Us Part 2, looking obviously incredible. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? Become Human. Beh, We're Detroit really Become doing Human è harm, appena arrivato. Non ho capito. Right. A lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go. You know, provide backup, provide scope. You know, provide generalized, you know, advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But Vabbè, obviously, we've got 13 studios worldwide. Fanno i try to give complimenti them a as vicenda, much dicono creative com'è control as possibile possible che and tu just help sia così support them bravo a through their avere vision. così That's kind of what we've tante been trying to do here cose, the last, iniziative dozen come years or so with Worldwide Horizon, Studios. come I Detroit, think e lui right dice now, oh some of the sì, io PS4 incanalo you're tutte seeing a le lot of that persone, coming into play fighissime, right now. e That's great to poi hear le that. And, aiuto I a mean, incanalare speaking loro about making vabbè. fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do Vediamo. with God of War. You know, this is a God celebrated of War. game. It's sold extremely Sì. well. It has a huge legion of fans. And one of the things Sì. I wanted to mention Sono was, you una della know, I get legione a lot dei of fan. tweets about New Game Plus. Right. You know, is this Right. is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback Right. from the See. fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus was something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Oh, faranno dei nuovi update per God of War, With a grande. 2-year-old at home. That Sì. makes me very happy. I will somehow That's find kind of more scary, time. but okay. I will find time to get. He wasn't Sì. watching. Okay, I thank wanna- God. Oh, Yeah, ok, yeah. allora ci That's sweet. But yeah, saranno thank you so much, Sean. And it's great to hear delle that you novità and per the God of War. amazing team at Santa Bene, Monica Studio sono are molto making that happen. If we can contenta, anche create, perché ho functionality and il features that allow Season people to spend Pass, more time in quindi the world vorrei we anche build, that's utilizzarlo. by definition a good thing. Excellent. Fantastic. Ma So New non Game Plus, presentano that is qualcosa di confirmed, nuovo, that is perché l'anno coming to God scorso of avevano War. presentato Full details on il PlayStation Blog nuovo di shortly. Horizon. We have a lot more to talk about Avevano too. fatto Yeah, un and actually, DLC Sean, I wanted to abbastanza ask you about grossino, that. About a peraltro, month molto ago, interessante you did della something a little nuova bit out of the area. ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the 4 main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year Beh, non we try credo to che let ci sarà un the stories we grossissimo have to tell DLC, design al the massimo experience we're going to grosso come quello create. di Horizon. And this year we felt Però that c'era- what we c'era really una want to do roba is come take quello people di on a Horizon. journey deep into the content, deep into the 4 big pillar games that we're working on right now, and get them to see a bit more about the stories you're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything Sì. from The Last of Us 2, which you just saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more Beh, coming però from those Worldwide magari un Studios po' games di- in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, Oh. they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months.
and available in stores, And and that's that our is- favorite web slinger, Of course. Spider-Man. So we're going to see a lot of that Spider-Man, tonight, and I think Spider-Man the folks piace at home anche a should be me. happy with what they're going to get. Awesome. Sì, Thank sì. you, Sean. Spider-Man Thank you so sembra much for dropping by. Always a pleasure to molto trade notes with the chairman of interessante. Worldwide Studios. It's great to Dai, see you guys. vediamo I'll head back to qualcosa the di pneumatic tube station. Spider-Man. All Yes, right, please please. do. All right. And Wear the helmet. we do Tra have 3 a lot mesi more in esce, store coming tra up in just a few l'altro. minutes as the E3 A showcase settembre, continues. mi But in the esce un po' meantime, troppo we also a have some other settembre, updates for perché you esce while we anche wait during Lara a a short settembre. intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Call of Duty. Ma non voglio vedere Call of Duty, voglio vedere Spider-Man. Call of Duty a me non piace. Cioè, non mi fa impazzire, non è che non mi piace, non ha il mio genere. Poi per carità, bellissimo, bla bla bla, ma... Ah, pure una remastered, peraltro. Ah, un'aggiunta? Non ho capito, ragazzi. Scusate, io non seguo Call of Duty. Se volete scrivermi qua sotto nei commenti qualcosa sono contenta, però per ora... Submit! No, non lo so, non conosco proprio. La madonna, neanche in Wanted. Ok, Slums. Vabbè, intanto che fanno vedere questa scena fantastica del proiettile che passa tutto il mondo. Credo che se i proiettili di Call of Duty fossero così sarebbe bellissimo, ma ne Get dubito. immediate access to Back in Black maps in Call of Duty Black Ops 3 only when Black you in pre-order Black Call of Duty maps. Black Ops 4 from PlayStation Store. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. Yeah. Meredith Molinari and Ramon Russell. Welcome. What's happening? That's Good right. to have you guys back. It's good to Che be there. carina, come sei gialla, tesoro. Absolutely. Yeah, Non ti excellent. conosco. So I say we tesoro, keep this però moving here, and interessante. when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. But what we just learned here is that those maps, those classic maps, are coming to Black Ops 3 as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But Beh, what in if I effetti ci don't sono own parecchie Call of Duty ragazze Black Ops 3? che Well, that's giocano where it gets a little Black more Ops. interesting, my friend. Oh. So tonight, Call of Duty. we are actually doing a surprise PlayStation Scusate. Plus game drop, and that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. That's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with figo. our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get an extra little tasty treat. Ecco little perché, mid-E3 perché supply questo drop. Yeah, mese there you go. PlayStation Plus You know, non we've è been che sharing a abbia lot of fatto good news. sta We got to share roba 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. voglio anch'io That's right. We had the quell'eyeliner countdown to blu E3. That was 5 electrico. game Adesso voglio reveals and l'eyeliner blu updates elettrico. over a span Spericate of 5 comprerò un days. A lot eyeliner of blu great stuff elettrico. announced. Let's take a quick look back at the highlights. Wow, bellissimo. Lo voglio anch'io l'eyeliner blu elettrico. Gli sa da Dio. Vabbè, loro ci provano col VR, anche se secondo me è stato un po' un floppone. Io per esempio personalmente non conosco nessuno che ha il VR. Oh, questo mi inquieta tantissimo. Days Gone mi inquieta un po'. Sembra molto molto bello. Però boh. Easy times are true. I have to figure out what happened. Beh, bello. Okay, sicuro. wake up. Focus. Remember. From the Mirror. creators of Interessante. Fee and Flipping Death. No! Adoro questo genere di giochi, però in VR, ciao. But really, who No! are you? No, bellino! Geniale come idea. Questo è un po' inquietante però, ragazzi, cioè questo mi viene l'attacco epilettico dopo 2 giorni. È bello, però mi viene un attacco epilettico dopo 2 giorni. Nel senso che gioco, poi dopo 2 giorni
Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation Showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, and we can see the crowd is seated. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. No, ma noi non vogliamo il countdown, noi Okay, vogliamo so this che ti next muovi. franchise boasts a huge, loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. They do. And we're going to take a first look at the next chapter right now. Ok, il nuovo capitolo di che cosa? Non mi è chiaro. Usare. Oh, oddio. Cioè, potrebbe essere un po' di cose. Ehi. Scusate il silenzio, ma non ho idea. Non riesco a capire. Cioè, mi viene in mente Warcraft, ma non credo. Non lo so. Ho un vuoto, ragazzi. Ah, Destiny, che stupida. È vero, è Destiny 2 del Forsaken. Hanno fatto una nuova espansione di That was a Destiny. powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming Non out. ho giocato And guess what? If you're ready moltissimo a to play Destiny, it, ammetto. Not per too cui bad. non- there's barely any time because we're about to get to the showcase. that's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Ma lui te lo guarda Thank coi you so much for cuoricini? watching. Non ho We've got a capito. lot more in store tonight. Okay. But for now, I think it's almost time. I think it's almost time. Should Yeah, we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. do Got a it. lot more in store. So let's check it out live right now. Vediamo che cosa c'è. Adesso. Ma scusa, quante location ci sono? Ma dove l'hanno fatto sto posto? Continuano a cambiare location. Che prima la location non era questa. Era quella della chiesa. Oh, sono un po' confusa. Cioè l'hanno divisa tipo. Oh, questo è veramente strano. Poi ne ho compreso. È veramente strano la PlayStation. Beh, il mega schermo è fichissimo. E anche il tizio che suona. Prima suonava il banjo, adesso questo strumento giapponese strano. Cioè, diciamo che quella di Xbox è stata molto più convenzionale, anche se forse un po' più incalzante, un po' meno. Lasciatemi i tempi nei tempi morti. Oh, per carità, la musica è bella, non è che uno dice qualcosa, però. Comunque, cioè, veramente, ormai l'industria videoludica è diventato show. Vabbè, questo è più simile, diciamo, a quello che è la realtà, ma non credo che abbia cambiato location, credo che proprio siano sparsi in location diverse e guardino lo show in 3 location diverse. Perché l'altra poteva essere la location
della chiesa ci poteva stare, ma questa è proprio un altro posto, con anche molte più persone. Sì, loro sono un po' perplessi quantomeno, in effetti, dalla scelta di PlayStation di fare questo show un po' molto unconventional. Però vabbè, dai, ci sta. Sony Interactive Entertainment Presents. Vediamo. Alberi? No, scherzo, scusate. Con ovviamente la musica è molto giapponese, quindi sarà una cosa molto giappa. Ok. Lui è molto giappo. Ok, e foglia rossa che se va. Mongol Invasion Day 9. Invasione mongol, ma quindi è cinese? Non ricordo se i mongoli sono stati anche in Giappone, mi pare più in Cina che in Giappone, però no, forse no, mi sbaglio. Ma è molto The Witcher. Muy The Witcher. Mi piace comunque che PlayStation, devo essere sincera, fa sempre vedere un botto di gameplay. Cioè fa vedere anche, per carità, il filmatino bla bla, ma quello che a me interessa è vedere come si gioca, perché sai, alla fine i filmati sono tutti belli, poi adesso come adesso poi li fanno veramente spettacolari, per cui l'idea che il filmato sia fico, sì, fino a un certo punto, ma quello che mi interessa poi è il gioco, perché io gioco in funzione dei filmati. Interessante comunque, molto interessante. Sì. È molto The Witcher, moltissimo The Witcher. Non mi stupirei fosse fatto dalla stessa casa, anche se ne dubito, perché lo sono una casa piccolina, per cui poi non ho visto, non so se all'inizio hanno detto, no, non hanno detto di chi è. Però fa un sacco di Witcher. Mi preoccupa che sia l'ennesimo open world dove non c'è niente, perché 10 minuti che il cavallo sta correndo nel mezzo del nulla. Per carità, molto spettacolare, però non vorrei fare un altro Assassin's Creed Origins che per carità può piacere. No, è già successo qualcosa, vabbè. E non lo sappiamo, vabbè, andiamo a vedere. Il cavallo, stai qui. Questo è interessante, è un gioco che sicuramente vorrò. No, che cavolo! Ho capito, ma dobbiamo arrivare sempre alla fine. Vabbè, adesso vediamo un mega attack. Ok, ma abbiamo pure l'autunno. Estrazione rapida proprio. Wow. Perché sia troppo realistico, no, mi sembra troppo realistico. No, perché ne avevano fatto uno per PlayStation 2, se non ricordo male, adesso non ricordo esattamente come si chiamava, che era troppo realistico. Cioè se ti prendevano una volta eri morto, era più un gioco di lotta, però era veramente... Che bello, come idea, però too much. Sì, comunque sembra molto The Witcher, cioè, secondo me hanno preso molto come idea. Wow, questo è un samurai, per cui il personaggio non mi convince al 120%, però alla fine, cioè dai ragazzi, è appena arrivato. Oh, allora ovviamente ci deve essere la squid, la mamma. You're late. You're impatient. Tu sei impaziente. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Oh, poverino. Ah, mi piace lei però. E tra l'altro mi piace un sacco che lei non sia la classica spinta super stragnocca. Per cui carina anche questa cosa. We can take them. No. Remember Sago Bridge. We strike quietly.
No, dai, piano, se no ammazzano il monaco. Cacchiola. Potrebbe essere molto molto difficile per me. È molto molto The Witcher secondo me. E la casa del monaco purino, cioè. Che gli hanno fatto a sto povera casa? Vabbè, andiamo a salvare il monaco. Vai. Salta, sprinterò. Ah, c'è il rampino pure. Guarda, interessante. Pure il rampino. Beh, molto più action in verità di The Witcher. 2.0 The Witcher. Bello, bello. Che cacchio ha fatto il monaco? Ok. E anche rallenta il tempo. C'era un altro gioco che rallentava il tempo così, adesso non mi ricordo qual è. No, cacchiarola. Ah. Ma tanto lo chiama nessuno perché non c'è nessuno fuori. He called reinforcements. We have to move. Monaco, move it. Poverino, perché l'hanno torturato per ore. Perché è un po' rimbambito. Poverino. Ma che cacchio pure il... Dai mo! Stand aside, Jin. Ma... You betrayed my family. Ho capito cosa abbiamo salvato a fare. If we fight, Mongols win. Sì. They already won. Già mi sta antipatico questo gioco. Ma non è vero. Comunque non mi ricordo le invasioni mongole giapponesi, però effettivamente ha senso. You were my friend. Give me. Sì, ma non posso darglielo. Non mi frega a me del monaco. Non voglio far fuori lei. Beh, lei è tipo il boss. Male, che mi fa? Ma poi le spade diventano sanguinolente quando attacchi. Sta abbastanza bene. Un po' scattoso. Noi stiamo combattendo seriamente cazzi, posso dirvelo? Ma siamo entrati dentro per salvare il monaco, tanto vale che ammazzavano. Basta. Basta adesso, per favore, picchiamo i mongoli, che ce ne sono un botto. Grazie. Ghost of Tsushima. Ma il gameplay sembra molto interessante. Sembra molto interessante il gioco. Mi piace come l'hanno presentato, nel senso che lo presentano a 360 gradi, quindi lo presentano nel tutto, non come al solito che fanno vedere solo un mega filmato wow e basta. Ma c'è una pista per la musica quest'anno. Ma quella è una banana. Ok, a posto. Brava banana. C'è una fissa per la musica quest'anno, quelli di PlayStation, non capisco. Questo cos'è? Però non ti hanno detto quanto, tra l'altro. Bellino gioco, ma quando esce? Boh. Questo invece... Cos'è? The oldest house.
La vecchia casa. Is a shifting place. È un posto che si sposta. There are rules. Ci sono regole. And rituals. Rituali. You can keep traveling deeper. Ok. Wow. Dove cavolo è finita? Cos'è? Mi interessa. Mi piace. Wow. Roba strana. Roba strana, megarba, cos'è? No, fammi vedere il gioco, non mi frega a me della gente. Oh. Super psycho, strano. Mi gusta molto questo. Azzurro. Ok. Control. Oh. Non hanno fatto vedere nulla, poco e niente di gameplay, però nel 2019 esce Control e non sembra male, anzi sembra molto interessante. Cos'è un Little Nightmare 2.0? Sembrerebbe un po' carino, se sei un topo. No, non c'è nessuno. Oh, pizza. Una PlayStation. C'è una PlayStation. Oh, veloce. Veloce. Oh. Oh. Ah, che fatica. Ah, sei proprio un topo, sì. E loro ti picchiano. Vuol essere un topo. È la vita. Oh! Au! Non credo sia sopravvissuto. Povero topo. No, povero topo. Povera persona. Cosa è successo nel frattempo? Ok. Ah, Resident Evil. Nuovo Resident Evil. Non capivo. Always a pleasure. Sarà un nuovo Resident Evil, ma Resident Evil però. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Già. Whatever it takes to save this city. Wow. Surprised you made it this far. Wow, un nuovo Resident Evil. Ma era il remake del primo. God damn it. Era il remake del primo? Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. Oh. Ow. It's coming back. Resident Evil 2. Eh sì, perché l'hanno ricominciato. 25 gennaio, fra poco. Non l'hai detto. Oh. Beh, Resident Evil. Non ho capito cosa ha detto il tipo, però.
Sono fissati con la musica quest'anno, non trovate? Boh. Capisco. Boh, vabbè, sono in fissa con la musica quest'anno. Che dobbiamo dirgli? Niente. Va bene. Games and the co-creator of Rick and Morty. Il co-creator di Rick and Morty. Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Ma in bagno così? Let's give it a look. Ho giocato a cose elettriche vicino all'acqua, ma dai. Non è il caso. Sì, poi con la TV lì, proprio in quel modo fantastico. Ma sei viola. Ah, ecco, infatti. Lo sapevo io. Che sarebbe morto. Jesus Christ! Oh my God! Somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy. Because this is a sci-fi thing. Help! Ok. He's got electrocuted. Ok. Tower Save the Universe. Ok, non sono sicura che mi potrebbe piacere, però non si sa mai. Infatti c'è uno scroscio un po' stranito. Perché, vabbè. Ah, Mip. Sì. Oh! No, è vero che hanno fatto anche Pirati dei Caraibi. Mip, mi stai distruggendo la vita. Ok. Ok. Oh. È veramente brutto non avere una nave più grande. È un vero peccato non avere una nave più grande. Wow, come l'hanno fatto bene. Wow, ragazzi, che grafica. Vuole anche lui guardare le tre. Adesso voi non lo vedete, ma qua sotto c'è Mip. Wow. Sono sicura mi piaccia questa cosa del mega trasformazione, perché mi sembra molto, cioè, carnevale, non so come dire, fuochi d'artificio, e poi boh, chissà se in verità è veramente divertente. Beh. Wow. Li puoi cavalcare, grande. Bello. Come abbia fatto la PlayStation a farsi sfuggire una esclusiva così? Non lo so, però vabbè. Però non è una cosa completamente diversa. C'è il codice. Guarda come sono realistici, tra l'altro, bellissime queste cose. Sì. Oh, Hercules! Vabbè, ovviamente Toy Story. No! Frozen. E poi c'è anche... No, non si deve andare. No, ma non vado da nessuna parte. Rapunzel, che è bellissimo. Grande Rapunzel. Mosenka. No. You're following her. Maybe she's one of the 7 pure lights, the new 7 hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. Okay. In fact, your reward might be right around the corner. Hi. Hey, Axel. Axel! Quanto ti Hey, liking the look. Ciao, Got your Kairi. hand too. Quanto è bellina Kairi. Mi piace un sacco il nuovo vestito di Kairi. E lui è un gran figo. Scusate. No. Vabbè, questo ce l'aspettavamo, l'avevo già detto 200 volte. Gennaio 29, chissà se faranno un'edizione speciale. Oh, Dio, che bella! La voglio, la PlayStation 4 Pro di Kingdom Hearts. Wow, 1.5 remix, 2.5 remix, 1.8 remix Final Cut and Prologue. Mi sa che ho anche... ce l'ho tutto.
tutti. In all packaging only on PlayStation 4. Vabbè, ce li ho già tutti separati, ci manca solo che compro il pack completo. Però, vabbè, insomma, mi sa che bisogna rigiocarli per forza. Sono fissato, ti ho detto, con la musica. Fantastico, è impazzito. Oh mio Dio, è un sedere, è un bambino. Non lo so, mi piace tantissimo questa cosa. Non lo so, mi fa un po' impressione. Ok. E poi Hima Production. Ok. Lacrime per cosa? So, you have dooms, like me. What's your level? I've got the extinction factor, but I think you got me beat. You can see them, right? Non ho capito. No, but I can Ma sense non sembra Walking Dead. Wanna come work for me? No, infatti. Must be tough out here on your own. È Walking Dead. I can't help you with that. Però lui è quello di Walking Dead, è evidente. Cioè non è un personaggio a parte. Però magari l'hanno preso semplicemente come character design di un nuovo gioco. Perché veramente lui è veramente... No, assolutamente non è The Walking Dead. Però mi aspettavo lui più che altro. Bello però questo gioco, sembra interessante. Cosa stiamo facendo? Un nuovo pianeta, immagino. Ah, quello sembrano delle gambe, invece no, sulle sezioni degli stivali di ricambio. Dai, che male. Che male, cosa mi è successo? Che male. No, però quella è una persona. Stiamo portando delle persone. Quella è una persona, scusate. Non riesco a capire, ragazzi. Non riesco proprio a capire. In che senso? Ok. Vabbè. Meglio che non trascinarci dietro le cose, però. Sembra che siamo in esplorazione di nuovi pianeti, però... No, no, la moto, maledizione. Cioè, noi stiamo trasportando delle cose da una parte all'altra, ma sempre più cose, e questi sono questi due personaggi. No, lui no. Tra un po' affoga. Ma... Che te la togli? Au, che male, che male, che male, che male, che male, che male. Ok. Give me your hands in life. Ma non riesco a capire, a parte il teschiettino e... No, c'è qualcosa che non va alla sua pelle? No, boh, sì, decisamente sì. Sta diventando qualcos'altro? Si sta trasformando? Cos'è? Sono mani umane. Sembrano mani umane. Visto le dita, non so nulla. No, ma non è un umano, è proprio un mostro, non so. Però non è... Come se non fosse in questo mondo, o fosse invisibile forse, però poi fa l'acqua quando passa. Ah, e crescono anche i fiori quando passa.
capisco. Give me your hand in that. Headed into Dammi town. la tua mano nella morte. Cos'è questo? Watch yourself. Those things never stay gone for long. Ok. The time flow fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sandport bridges. Sam, what's your status? Nella carne. Beryllium density is still increasing. My status is fucked. Non ci sto capendo molto soprattutto di che cosa tu dovresti fare all'interno del gioco. I have to move before they realize I'm in here. Cioè, se è un altro survival o non riesco più. It'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Ho un'idea. Tipo in trappola. Oh mio Dio, ma è un bambino? Ha un bambino batteria? Non credo di riuscire a capire. Cosa sono? Oh my god, che roba strana e malatissima. E poi crescono, dove sono loro crescono tipo delle piante, ma non capisco se sono degli alieni o... boh. Non capisco neanche cosa stai facendo, se quello che hai è un bambino umano. Oh, ti ha preso. Morto. Death Stranding. Che roba stranissima. Keeps the time fall away. Non so, devo saperne di più perché... schifo. You're too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? Non ho la più pallida idea. Lei si è girata come se dovessimo sapere chi è. Dammi la tua mano nello spirito. Ma poi si allunga, si dei cordoni ombelicali o delle code. Kojima fa sempre delle cose strane. Non lo so, boh. Non lo so se mi piace. Però vabbè, è strano, ci sta. Ok, Kushibusa. Cos'è? Ninja. Una roba sul Giappone. Che è? Devil May Cry formato tamarro? Devil May Cry in Giappone? Ah, Nioh 2, giusto. Che sciocca. Bello, dai, il mio mi piace. Il mio non è male. Defeated. Defies you. Un altro horror dopo Resident Evil? Oh no, è sempre Nioh. Sì, era sempre Nioh. Ai! Basta suonare.
Batman. Non lo so. Mi lascia perplesso. Oh! Spider-Man! It was. Let's go. Andiamo, andiamo. Maybe it's not as bad as it looks. Grande. Grande Miss Spidey. Sì, in effetti secondo me è dello stessi. Non so, non ho controllato sinceramente. Speravo sembra molto similare come idea. Anche come stile. Andiamo, andiamo. Come on. Dai, Spidey. Speriamo che l'abbiano fatto come quello nuovo, cioè lo Spider-Man carino di quartiere lì. You okay? Yeah. Sì. Anche se sembra più tamarro e più adulto lui. A me piaceva di più lui ragazzino. Oh, c'è lui? Cioè, come si chiama Light, insomma, non è che... Oh. Ecco, questo potrebbe essere un problema dopo che ha aperto a tutti. E è molto brutta la situazione. Non è che c'è bisogno di guardare, cioè sono tutti e liberi. Va bene, ok, comunque sì, è molto simile secondo me a Batman. Hanno cambiato il personaggio per ovviamente poter cambiare un po' la storia, un po' anche le cose, però è uguale, sì. Secondo me è degli stessi comunque, perché il tipo di combattimenti è molto simile. O se non è degli stessi comunque hanno preso a manone proprio, a manciate l'idea. Quindi sì. Sì. Ovviamente è completamente diverso, però probabilmente hanno cambiato personaggio per questo motivo, perché comunque i tre Batman stanno diventando sempre uguali. Che poi mi piace tantissimo Batman, però in effetti secondo me ne hanno fatti molti, troppi vicini. Oh, attenzione. Ciao. Sì. Aspetta un secondo, sarei in mezzo di qualcosa di importante. Perché vai al ragno bianco? È andato. Ah, pure hanno preso pure le robe ai poliziotti adesso. E invece c'è... Sì. Non ho capito questa cosa del bianco, cioè questa tuta nuova che ha. Non ho capito perché ha questa cosa qua sulla testa, forse è il senso di ragno. Sì, comunque la cosa spettacolare alla fine è proprio uguale. Speriamo che non sia troppo uguale, ma l'unica cosa che cambia è Spider-Man. Perché boh. Cioè, allora, in verità non posso dire che non mi farebbe piacere, perché comunque Batman a me è piaciuto molto. Quindi boh. Non lo so, sono indecisa. Oh! Presa! Cioè preso! Oh! Preso di nuovo, ho preso anche tu. Oh, l'avvoltoio! Ah, dai via, scusa. Scusami, non ho tempo. Cavolo. Sì, comunque molto simile a Batman. Sì, ci piacerà. Non so se voglio la special, perché alla fine Spider-Man non mi fa impazzire come personaggio in generale, quindi non lo so. Però l'idea è più o meno la stessa con il rampino, cioè l'agilità, anche la città un po' sporca. Avrei fatto dei colori un po' più vivaci. Però poi lui non mi piace molto come cazzo si chiama, sembra quello di Infamous. No.
tirato. Electros, ecco, lo dice. Vai, grande. Grande Spidey. How do you like my new suit? Yeah, chic. Where'd you get it? Molto chic, sì. It's an exclusive club. Oh, sto rinoceronte qua. Ah, ma è che tutti contro tutti. Balls, chi è quello? Perché questo non me lo ricordo. Scorpio? Ma non riconosco molto i cattivi di Spider-Man perché non mi ha mai fatto impazzire Spider-Man. Perché è bianco e nero? Devo chiedere al mio ragazzo chi è. Ma lui lo vuole. Non dobbiamo fare questo se non lo vogliamo, ma io lo voglio. Ecco, lo sapevo io che questa è la risposta. Lo sai che quando rispondi, cioè parli così poi alla fine ti dicono quello. Povero Spidey. Aia. Aia. Oh. Oh. No. E Venom? Che paurissima. E chi è? Chi c'è? No! No, ci ha lasciato come you ma non ce lo dicono. Dai, dimmi che c'è Venom. Che lo salva e poi gli dice che gli vuole mangiare il cervello. Ti prego, dimmi che c'è Venom. Ovviamente ci lasciano qualcosa sospeso, perché ti dico comprarlo se vuoi. Ancora. I think they should be terrified of you. Ah, ok, dicevo ancora, ma l'ho già fatto vedere. Resident Evil, carino. Carino questo, vai, Kingdom Hearts, stupendo. Carino questo qua strano, mi ispira molto. Anche questo qua giapponese. Non è male. Anche se io mi aspettavo qualcosa che non c'è. Perché mi sa che dovrò vedermi l'altra conferenza, ma dubito che non sia per PS4, non ne hanno messo Final Fantasy VII. Why non c'è Final Fantasy VII? La Ubisoft non me lo fa? Scusa, la Square Enix che la Ubisoft, sono impazzita. That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was a ton of great worldwide studios. Loro We actually got a sono little more to share here. parte. Coming right up, Okay. we're going to have first live gameplay of Marvel's Spider-Man right here, just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Oh my gosh. Top highlights, go. Oh. There's no time. Oh my goodness, Ghost of Tsushima looked absolutely incredible. That color palette was insane. Yeah. Did you grow up with samurai movies? Absolutely. Yeah. I'm ready. It's just the embodiment. I'm ready. Sucker punch. Yeah. Thank you. No, mi piace molto, però. Resident Evil 2, come on, RE2. That Sembra looks so molto good. I know a lot of us fans have been simile. waiting for that one. And there was like a moment where you're like, I'm not really sure I know what this is. And then as soon as he turned his head, I was like, yes! And you get that that so good. RE4 style over-the-shoulder camera action. It's kind of like the ultimate dream if they were going to remake Resident Evil 2. That's what I would want. So awesome stuff, Yeah, Ryan. nice and gory. Yeah, As Meredith said backstage, Death Stranding, we now have more questions. Yes, More questions. More But questions. it looks as if, I mean, I don't want to make any promises, but it looks as if we were getting kind of an allusion to a lot of gameplay in there and kind of what the character of Sam is going to be doing in this very unusual world that is inhabited by some very unusual and scary things. And people consume strange and unusual. That was babies continue to be a theme. Yeah, that wasn't a myth. Don't know what we're gonna find out È there. veramente So a strano. ton of great stuff in the show Bellissimo. overall. I mean, Neo 2, that was a crowd pleaser. That was one that was great to see get out there. We got an update on Kingdom Hearts 3. We got a lot of other great stuff. We have a new Remedy game. Remedy's on the way. Control. Really stylish trailer. Really looking to just, I want to learn more about that one. I mean, it just looks like wizards and like, I don't know what I'm looking at. But it was really stylish. I would expect no less from Remedy. But I got to say, I think my favorite was Marvel Spider-Man. That was incredible. We have these legendary villains are back. We had Rhino, Electro, Vulture. I'm missing some. Who else are there?
I mean, just one after another. Electro. So many. Spider-Man was not in a good space. No, it was pretty rough. It was pretty rough. So, Ma non mi we're piacciono gonna see però i live cattivi di gameplay of that in just a minute Spider-Man. or E two poi here. ripeto, sembra But I troppo say we Batman, actually quindi non lo take this so. moment to Cioè, announce bello, the game. però... Okay, do it. So nonchalant. Hits keep coming. Yeah. So you guys know From Software. Absolutely. I'm aware of them. They have created a lot of great games over the year. Well, they have been busy working on a PlayStation VR game. Oh, VR. And it is quite a departure from the kinds of games that we sort of know them for, but it's very, very interesting. And I'd like to see the first footage of that right now. Adesso fanno vedere tutti quelli del VR, ma... Sembra che non mi abbiano fatto Final Fantasy VII VR, che allora mi potrebbe spingere ad acquistare il VR. Dubito. Solo per baciare Aris. Rivoglio la mia Aris. Aren't you excited? You're going to be a fairy. Possiamo essere una and live in the world where time stands still. Una fata, una favola. Fairy, una favola. Where nobody can see what you're up to ever again. Però sembra più una favola. Usuale. Carino. Questi sono sempre molto ispirosi quelli del VR. Cioè alla fine perché ci si buttano un po' di più con trame un po' particolari. I classici indie che a me piacciono molto, ammetto. Hanno sempre quel non so che. Ah, Micio! Ero qua in braccio in questo momento. Mi sta tenendo un caldo pazzesco, ma fa niente. Vabbè, ma così però non ci spieghi assolutamente niente, potrebbe essere qualunque cosa. Ok. Ok, è tornata con prima. Dirasini. Vabbè. Okay, Decine, that's From Software's new title coming to PlayStation VR. Quite a departure, very artistic. Still don't know a ton about how it actually plays yet, but certainly a compelling debut, I would say. Però non speaking of sanno compelling, fare... let's get to that Spider-Man. It is time. Abbiamo capito che vuoi Spider-Man, ma basta. Brian, Adam, John, hey, how you program? It's so great to have you here. I just have to say, first of all, thank you guys for giving us your time. Of course. And also, congratulations, kind of closing out some of the show there with Marvel Spider-Man. How does it feel? It's surreal. We've been working on it for a while, so it's nice to be here and absolutely showed you. People wanted villains, so we decided we'll give you a lot of villains. And the next question is, can we play the open world? And Adam's gonna show off the New York City. I mean, I don't know, Sid, what do you think? Let's dive in. Yeah, what are we talking about here? Bravo, so mi sembra un po' We're going to boot up the demo here, and this is essentially one of the first playable demos that you guys are going to be showing off of Spider-Man. Pretty much. So, I mean, if you think about the game is, you know, a lot of people are like, last year's E3 was like, well, was that like just a linear level? No, like that was our Manhattan, that's our New York City, and it happened to be on like a main story mission. But in between things like you saw on the raft, or we showed that back at last E3, you can just swing around New York City and have fun. Let's go to that footage because we have it running here on the main monitor. We'll go to it. Di bestie, tra l'altro. Yeah, this. Oh God. Oh, this is great. I got my own little TV. This is perfect. Yeah, I got it all. Adam's doing a fantastic job so far. It's been really good. So first of all, you're actually playing this right now. Yeah, that's right. And I do want to emphasize. Comunque è molto Brian, tell me a little bit about what you guys want to show us. Uguale. So I mean, the big thing is again, you know, I think that part of the Spider-Man fantasy is to swing around New York City and you know, to have not only just a great story, but have a bunch of different activities in that world. And we want to, give people who attend E3 an opportunity to experience that. So, obviously, it's a big narrative-driven
senso, perché se devono semplicemente cambiare il personaggio per farlo funzionare di più, e secondo me la palette di colori comunque non l'hanno ampliata abbastanza, cioè nel senso che è ancora secondo me troppo poco colorato per essere. Again, he's just showing off some really awesome stuff that as you get better with the game, obviously, you know, we wanted to have a pick-up-and-play feel, but at the same time, have a level of mastery and to really show off the improvisation that we've really talked about a lot since we announced the game. I'm digging this, like sticking dudes to walls and to the floor and stuff. That looks really satisfying. I mean, I think the thing that's been really fun in these last, you know, I would say last 6 months since we got back from holiday break was every week I feel like I'll take the game home or I'll be playing one night and then I'll come in and say, wow, guys, I didn't know you could do that. So I think there's a lot of that, there's that sandbox nature to it as well. No, so vabbè, no, dai, you can, dai, you know, abbastanza chiara. L'avrei ancora più fatta un po' più cartunosa, diciamo un po' più chiara, un po' più... So combining all that stuff really allows vabbè, ha molti meno gadget ovviamente di Batman, quindi avrà meno cose strane. Però più these animations are just blowing my mind. Your studio has kind of been renowned for character animation and for vabbè, ovviamente puoi buttarti a terra perché tanto lì non sono un tubo. Salve! Ovviamente ti puoi arrampicare perché giustamente sei... Perché effettivamente from Spyro to Ratchet to Sunset Overdrive. And I mean, non mi you ricordo know, I se remember faceva when the Sunset Overdrive reviews came out, one person actually wrote, questo sicuramente perché lo faceva con i rampini, però non mi ricordo se parlavo di Exactly, we took that kind of mentality and we just planava our kind of di personality, bestia. but also, you know, what do people want, desire for Speriamo che the non sia experience. troppo grande la città, perché nell'ultimo Batman secondo me era un po' dispersiva, dopo un po' mi annoiavo. The top things they want to see in Spider-Man, and they said they want to feel like dall'altra parte della città era una rottura di I think that's scatole. the thing we've been really layering on Però è carino il last fatto year che is to capritti, it feels like an Insomniac game as chiudi much con as it does qualsiasi cosa. And I love this traversal. I mean, just the fluidity of just moving over great distances very quickly. It looks like a lot of fun just moving around, and that's when you know you've got a great game. Okay, so so you know how I kind of said like experimenting, but like sometimes, you know, I mean, we're in meetings a lot, and then sometimes però è carino perché break. puoi And utilizzare what I anche used gli to find myself oggetti doing was intorno, cosa che just swinging facevi around New York molto City. It was meno almost like prima. therapeutic. It's just kind of like when I play other games, I just walking or running or even taking a car. It feels so more natural now just to swing around like Spider-Man. So it's definitely one of those things that has that, again, just like combat, that pick and play feel, but we want players to have a level of mastery as they play and get better. What was that? Hold on a second. That's very interesting what you're saying there. So like I said, so Adam showed off, I think he showed off the tripwire. It's basically a gadget that you can either attach to a piece of geometry, and the enemies walk by, they'll get like grabbed and sucked back, but you can also attach it to an enemy, and if an enemy walks by, they kind of slam into each other. That is amazing. So cool. What's this focus meter about? Yeah, so the focus meter is basically, there's kind of a risk reward. As you build focus, you can use it to heal. It just looks incredible. Okay, thank you. The team works really, really hard on it. Really, really hard. Cosa che rischia di essere un po' dispersivo, però non è like I said, male. you can either heal yourself, or you can kind of if you fill up the bar a certain way, you can actually pull off a finishing move. So, you know, as you play the game, you can kind of say, well, do I want to maybe heal myself real quick, or do I want to wait for that really extravagant move to kind of take the guy out instantly? Got it. Brian, a question for you is, obviously Spidey has, with his experience being under the mask for so many years now, Yep, in 8 your years. story, 8 years. Thank you. You got to be precise. I got it. One of the first questions I get is like, is it an origin story? I'm like, no. That was like after we decided that the webs were definitely attached to the buildings, we decided it's not going to be an origin story. Sì, si dovrebbe riprendere anche più facilmente, dovrebbe essere anche più grosso, però non credo, perché comunque è un gioco, perché se no diventa troppo How do you veloce. balance out his experience with the fact that you don't want to overwhelm a player with options, right? You want to make it approachable. You know, I really, that Ed è comes molto down più to our forte, combat team, our tecnicamente. traversal team, Like and this guy our right designers, here. like Adam, and really going, okay, you know, kind of handing that stuff out over the course of the game, you know, finding those right spots where you kind of, okay, we're going to teach you how to punch and how to kick and how to punch guys up in the air and use your webs. But then we layer on things like gadgets and then the suits and the suit powers. And it's kind of giving over time. If we just, you know, one thing with something like E3, you know, we want you to feel great, right? But there's a lot to learn really quickly.
So we just, normal course development, we kind of find those spots in the game where it makes most sense to teach those mechanics. And then as the game goes on, we want you to master those because the game's only going to get harder. Yeah, absolutely. Credo che lui potrebbe parlare per 10 gotta ore say, di this questa game is cosa. looking absolutely Ah, gorgeous. bello, This is, però. I mean, this is just, I mean, Ripeto, it was non mi looking sembra spectacular to una begin with, but this is on a totally cosa different level. mai And I can just see that so much. I can Cioè, see bello, that molto polish, bello, though. That's the thing, and però that's è what comes out of molto, that final few months of development. Yeah, I mean, if you guys watched the press conference, right? Sure. You saw all those games, those E come fa a first-party games. darsi la They all scritta have a level veloce, of polish. scusami, che senso To ha? be in a press conference with the likes Ah, of the Naughty che Dog, butta indietro le Pushing integrate. Productions, just we are very honored to be, and we know there's a certain level Cos'è of sta polish roba? that people expect from a PlayStation game, especially a first-party game. So we want to be considered right up there. Well, and not to mention also from the Marvel, Marvel Of fans course. expect to have that perfect experience. Of course. May I just ask real quickly, as we're starting to wind down here, from a personal perspective, I mean, what's it like for you and for the team to be able to kind of look up at the big screen and see your game after all that time, all that work? I'm known as a crier, so it takes Cioè, a è lot bello, for me not per to get carità, choked però up. non ci Like stanno right now, they're dedicando playing un po' the theme troppo song to the game in the tempo. background Cioè. as we're sitting here, Oh, and yeah. I mean, Lascia un po' this is an perplesso amazing questa industry, scelta. and to be part of it is one thing, but to work on Tanto alla something fine you l'avete love, già something that annunciato, si era già visto when un you po' were a di little kid roba. thinking, oh my God, could I ever work on a Spider-Man Okay. game, let alone be in video games, is just absolutely surreal. I Ah, use that quindi word a andare lot super when I describe working on veloce this e... game, and to work with a group like Sony and work with Marvel, and that feeling is felt by so many Insomniacs. So we couldn't be prouder, and the support we've gotten across the board, not only from Sony, Marvel, but also the fans, has been spectacular. Brian, it just looks incredible. I mean, there's no other Vabbè, word ci for sono it. tipo And, l'enigmista, questo qua, yeah, I really dai. am. It's stunning. I mean, just C'è look at that. How can you not be l'enigmista blown di... away by that? But we do have a limited amount of time here. Brian, you're an industry veteran. You've been in the industry for a long time. I know this is a lifelong dream for you working on this game. And I want to thank you and Insomniac for making it. Thank you for having us. And for coming by as well. Spider-Man was so awesome that it broke my mic, and I have to use the stick mic now. I thought you just wanted to look different from all of us. Yeah, I just wanted to stand out a little bit. But Sid, actually, I think a little earlier, we were able to maybe get some footage of some of the amazing experiential stuff that's going on with Spider-Man. Right? I mean, there really is something incredible going on here at this PlayStation E3 showcase. I mean, it's on a scale and a scope that we have just never seen before. And so we have people here. They're playing the game. We have a lot of hands-on sessions for folks that are here for the showcase, and the game looks great. But I just love the way this whole. Oh, I know her. Oh, there's familiar faces popping up on the stream. But I mean, it's a great event here, and it's just I wish we could get everybody in here to try this out and to just see what has been sort of constructed with Spider-Man and with actually another game we're about to talk about. Yeah, we're about to talk about Ghost of Tsushima. Why don't you? Yeah, Ghost of Tsushima. Yeah, we have some. We sneakily snuck on a few amazing people onto our program as a helicopter goes by to mark this amazing moment. Nate Fox and Jason Connell to my left and Nate Fox. Gentlemen, welcome. Thank you so much for coming over. Yeah, absolutely. Thanks for having us. It's really good for you to be here, and I'm so glad you're able to give us some of your time. Yeah. Can I just ask, kind of what we were just talking about with the team from Insomniac? What's it like for you as individuals and as developers to be able to kind of be a part of all of this? It's amazing. I mean, you try so hard to make a video game that you can get lost in, and then to come to E3 where they actually build your game. It's kind of a dream come true that way. Yeah. How about you? Oh man, it's amazing. You know, people are excited. You know, you see all the other projects, and everybody's just stoked about all the different games that are up there, and you know, we put a lot of heart and soul into it. So it's just that moment where it shows it is just great. So I think we should show it because we have some of the footage. I think we do have a little bit of footage hanging around here, so let's check it out. If we can absolutely. Just hanging around. Just doing its thing. But yeah, I mean, this game, first of all, just gorgeous. I mean, the art direction is really coming through in an incredible way. Questo è veramente interessante. Sophistication as well. I mean, we're going to see here in a minute. Here we go. Get into some combat. Yeah, we have some highlights from the showcase just shown off for the first time. Look at this look. I mean, this is gorgeous. Look at this look. I don't know what else to say about it. And maybe, I don't know, Nate or Jason, who wants to take this, but it seems like in these moments of gameplay, there's small vignettes of like a classic samurai film
in which you che non mi really focus aspettavo, in cioè tipo the questo player experience, assolutamente, the visuals, the music, all the cues seem to align. mi sembra una cosa un po' tipo The Witcher, però versione giapponese. It is an orchestra, you know, like it's got to take all these elements. Più And interessante di quello che ho even that visto opening alla attack, the EI convention attack, it's Microsoft, about building a meno space che non sia lo before it, having the stesso, leads go però by, non so, the questa drum up parte of qua mi music interessa di beforehand. più. And that's what makes No, it, ma non è lo really stesso powerful. perché l'altro So, fa la roba, la mano meccanica. Quello you con la know, mano we run in meccanica strike è teams, you carino, know, però we've got a lot of questo non so, mi multidisciplinary, interessa di awesome più, mi people working sembra on it. So un po' yeah, più but I mean, bello a livello di You watch a lot of gameplay samurai e movies, di man. I mean, that's come on. the real answer, That was actually. the real e di answer. interazione, I mean, cioè, that o meglio quiet più before delle mie the corde storm. quantomeno, l'altro mi It's sembrava un po' pretty più tipo key to Demon the genre, so Souls, just trying to make it real in a che video mi game is piace cool. di And I know meno. that authenticity is something Spero that's che ci sia la tremendously possibilità di fare important delle to the entire scelte. studio It is. in this game. Do Quindi you want che to share a little bit le about some of the scelte steps, the great influenzino? steps that your team Yeah. went through creating that? Yeah, you know, I feel like we're in a super unique position because, you know, we're part of Sony, we have J Studio, we have somebody that would be a producer on our project from J Studio. We hired some cultural guides. Like, I feel like we're in this, like, you know, unique position to help us create this thing. Oh, the Shoji screen, that one's a popular one. This knocked me off. Sorry to interrupt. No, that's interrupt worthy right okay, there. Okay, so can we talk a little bit maybe about how you're approaching the sword play? Yeah. I think that's a really interesting concept here. Like, you don't have to get too far into it. I know the game's still deep in development, but tell us a little bit about that. Well, we're going for lethal precision. There's not a lot of wasted energy. It's very trained experts, and so every strike, you know, could end a life. So you want to make sure that each one counts. Yeah. I mean, right now we're allowing these characters to kind of circle each other and talk to each other because it's not just kind of a furball, right? It's studying kendo. We've brought in experts to kind of show us how to do it. And it shows. It looks like maybe your team spent 400 years making this one scene. I mean, that's the thing that I would like our audience to remember is that every leaf, every flicker of flame has to be hand-placed by someone at some point in time, unless you had a giant machine AI do it all by itself. Maybe, I don't know. Yeah, no, we have a great team. It's, you know, creating those beautiful the lethal combat, that was the goal. Like, having the, you know, visceral combat. That was our goal. Yeah, I mean, it's so great to have you guys here. We do have a few more things to get to, right, Sid? We do. Thank you so much for joining us, guys. Thank you guys. Thank you for being a part. Ghost of Tsushima looking mighty impressive. And actually, speaking of that stuff, so there's a whole experience here built out for folks who are here at the PlayStation E3 showcase. And we're going to get a little footage out here. Oh, here we go. There we go. Look at this. So this was that period of time. I know some of these people. This is the period of time when earlier on when we had that intermission, we had to make a little bit of time for folks to walk from one part of the experience to the next. So you're seeing shots of that right now. Very just special, intimate, and beautiful. Gorgeous. Folks to walk through there. Again, I wish we could just open the doors for 10 million people to come in here and just kind of get this all up close and personal. 10 million people might be a little more than than this venue can handle. The fire marshal may have an issue or two with that, but it really is something else, and hopefully these clips here give you a little bit of a taste of what was in store here tonight at the PlayStation E3 Showcase. And Sid, we sneakily got a few more folks in here to join us for our program. Again! I know, and specifically to talk about those little interstitials that we were seeing during our showcase. And it's my great pleasure to introduce the Media Molecule. Hi. Matching outfits. Matching. We're matching. Welcome to the program. Thank you for having No, us. tesoro, però le righe orizzontali no, cioè ti voglio I do bene, so I ma le want to righe point out, orizzontali and tu correct me no. if I'm wrong, the Cioè come little me, non interstitials possiamo we were metterci seeing le were righe all created orizzontali. inside dreams. That's right. So we just we had no idea what they were going to be shown with the games. So you know, Resident Evil, and then we get to do a little trumpet. Yeah. The little celeries, and then it's Death Stranding. No greater wine pairing than the Resident Evil and the fart trumpet. There we go. Truly. I mean, and we had the final word, right? The orange drummer. Yeah. We need to give these guys names. If any of your viewers want to name our fruit, that would be That'd awesome. be great. But yeah, it was really fun because like the thing about Dreams is it's really fast to create these little sort of stories and games.
games. And so when we got the opportunity to do something fun for the press conference, it just felt like such a good, you know, like, to do something musical and sort of something that kind of showed off the playful nature. Sono loro il problema di tutte queste cose delle musiche, and it kind of kept everybody on their toes. But I actually want to zero in a little bit more on the create mode that you guys are working on, and this is something that is well, quite frankly, it's absolutely astonishing. Okay, so I mean, innovative here. I mean, we're showing this at E3. It's so exciting for us. We're demoing it on the show floor. We've got press hands-on. So I think Dreams, you can create anything. Literally, people ask me, like, can we make games? Can we make movies? And the answer is always yes. And in fact, tonight we're going to be doing a live music show made in Dreams. And puppet show. Okay, I was about to say, are you going to play music live? We're going to play it tonight, and hopefully we'll find a way to get it out onto the internet. We're debuting our new band, The Molecules. Yeah. Wait, really? Yeah, and they are literally perfect. They will be using the create tools that you're watching right now to perform a 15-minute live gig. I don't think anyone knows about this. Even the people out there in the garden haven't realized yet. We're spoiling it for the folks at home. Yeah, man, it's going to be big. And I just want to point out is the footage that the folks at home are seeing right now. The seamless nature of the kind of create and the play, you know, functionality of Dreams is it cannot be overstated. Yeah, I mean, it's super easy. Even if you don't think that you're a game creator, even if you've never thought about game designing, if you've played games, you can do this. If you can play a platform game, if you can play our story, then you can do this. You can create your own, you can upload, and then you can share incredible levels in like 10 minutes. We're doing a demo this week at E3 where we create gameplay for a whole level in like 20 minutes, including music. You can compose your own music, you can do the gameplay, you can animate, you can record voiceovers. The whole thing on a PlayStation. And just to clarify, sorry to interrupt, is this two people both playing? It is, yeah. It's co-op, so we're showing the co-op gameplay. Multiple controllers, you can jam together, and it's quite funny because one of you can be testing and then another one can be getting the jump height right or whatever it is. It's amazing. Yeah, it's cool. I just love Dreams, and I literally haven't even touched it yet. Yeah, well, come over. Yeah, thank you so much. But the idea really has been like what you're seeing is really this easy nature of just like picking and placing. Because I think one of the things that sometimes people get a bit scared of like the idea of the blank canvas, but actually what I love about Dreams is it's just this idea of just choice. Like every day people make choices. You put your clothes on, you might choose where you put a poster in your bedroom, and Dreams is very like that. All you're really doing is like here we're seeing like this sort of Instagram effect. You can take a scene and be able to very quickly change it so that it looks really different, and you're adding your own mark. And then the pièce de résistance is that all of this stuff which gets made gets uploaded, and if you just want to sit back on your sofa and enjoy an unending stream of madness of the PlayStation 4 players' creations, you can, and we sort of present it to you in a stream of who knows what it's going to be like. I mean, that's what's so exciting. You know, the beta is coming this year, so we will be starting to see what the creativity of PlayStation gamers really means for Dreams. That's excellent. So beta coming this year for Dreams. That's right. And you know, I've said this before. I'll say it again about Dreams. In my maybe 20 years of being in the industry, I've never seen anything so thank you. Just innovative and progressive, and just potentially just game changing. So thank you. Hats off to you. I mean, it must have been an absolute labor of love. It really is, yeah. The molecules gone mad. It is, yeah. And big cheers to the team. We've gone mad. Big cheers to the team back home, because you know people have really put their hearts and souls into Dreams to really get it to the point where you are moving between these different disciplines. And right now we have a studio that jams together in a way they've never jammed together before. We have like musicians actually just jamming with animators to actually make animation. And I think that's one of the things we're really starting to see is these different workflows. And that just, you know, that's been one of the things we've really wanted to get that right. So can't wait to see like people create all different types of genres of games and really almost like just come up with completely new ways of playing. I think I mean, we're showing some of that E3. Liam made a text adventure. We're like, what? I didn't even know you could do that. That's amazing. I mean, we saw lamentata di Spider-Man perché uguale now imagine if you just Batman, ma non vorrei mai by a Googleplex multiply the functionality. Like raise it to the millionth power. Specifically that. Unbelievable, and I want to thank both of you for coming by, and congratulations. Thank you very much for having us. Showcase. Thank you so much. And I can't wait to see more of this. Stay tuned for more on the gig later on. All right, thank you guys. We're hearing more. And Sid, I think we had a couple of VR games. We did. You know, taking a look at those earlier this We did. evening. We had Trover Saves the Universe, which was announced during the showcase, and we had some great stuff. Tetris Effect earlier in the week as part of Countdown to E3, and a lot of other great stuff too. So let's take a look at the latest from PlayStation VR.
questo è stracarino. Questo è stracarino. Vabbè, questo qua l'abbiamo già detto che avrà la modalità VR. Tetris, vabbè. Tetris invece per questo. Moss mi piaceva un sacco, l'avevo visto in giro, però è solo VR. Questo è Ghost Gigant, è bellissimo. Questo mi fa venire l'ansia solo a pensarci. Vabbè, questo non mi sembra niente di particolare. Doom, vabbè, no. Doom VR. No, questo mi inquieta. Più che altro mi preoccupano quelli troppo scatenati, perché comunque il VR non vedi e non senti nulla, perché comunque sei chiuso cioè, quindi cioè, veramente poi mi ammazzo da qualche parte. Star Child, Skyrim, vabbè. Che Skyrim mi sembra interessante in VR. Jupiter Mars, Astro Bot. Non so, questo non so dire. Vacation Simulator. Boh, vabbè, questo non l'ho capito. Shooter di vacanze. Super hot. Cos'è questa roba? Alcuni sono molto carini, altri sono what the fuck. Però vabbè, ci sta alla fine. If you're going to block out the sun, the least you could do is fetch me some coolers. Now it's just a taste of what is coming to PlayStation VR, and I want to point out really quickly, Creed Rise to Power, boxing game using 2 moves on VR. One of the most intoxicating experiences I've had. Really? It almost felt like boxing is like the perfect fit for the VR medium, because you got the leaning, you can dodge. Oh, God. No. Because I was in danger for a second. I have to give a quick shout out to Bathtub Guy. Let's just put one out there for Bathtub Guy. I hope that 711 gets one really good. 711 squanch. Yeah. And also remember, earlier in the week, Ben Studio gave us another look at Days Gone and their release date. They did. February 22nd. Outstanding. Very good stuff. So let's talk a little bit about the venue we've got here. It takes an army practically to create the kind of experience that we had here tonight for members of the press and community. So I want to talk a little bit about that. And well, actually, rather than talk about it, let's just show it. We have a great video that shows how it was all put together. Cosa? Vabbè, ci fa vedere come hanno fatto la location. Ok. In effetti hanno usato una piazza praticamente, cioè hanno fatto una roba mega, sembrava solo la chiesetta e invece qua hanno fatto delle robe alla Madonna. Quindi questo è quello principale, che è abbastanza classico. Poi hanno fatto la chiesa. Ah, ma è finto, cioè è un finto quartiere. Just a really cool look there at what it took to create this experience here tonight, and thank you to everybody who was involved, to everybody who watched. But we're just getting started here, actually. This is still, we have a lot more to come this week. Cioè hanno fatto proprio una we are here at the zona showcase, we're seeing a little footage of that right now. Bella. But tomorrow, we are going to move to the LA Convention Center and E3 proper, where... Live.playstation.com? Well, I mean... Oh, in Los Angeles? I didn't know what I was supposed to say. PlayStation Live from E3. Oh, okay. Yes. You know the thing you worked on. Yeah, the thing that I worked on, but I didn't know what the question was. Ryan, you packed the schedule. Yeah, you got a lot of great games, a lot of great guests. Content. Want to apologize to all the crew, but I appreciate all the help that they're going to put us on. But yeah, starting at 11 a.m. Pacific tomorrow, that's on Tuesday, we're going to be starting our big PlayStation Live from E3. Oh, and here's a little bit of the schedule
Okay, here. let's analyze this closely here. Spyro, that's good. People are going to be into that. Concrete Genie. I'm actually excited to get a little closer look at that one too. More Marvel Spider-Man, Kingdom Hearts, Resident Evil 2. Excellent. If it was amazing and potentially on the showcase this evening, chances are we're going to take a look at it again tomorrow and Wednesday. A deeper, closer look. A deeper, closer look. Branding panel. That's right. We will only end with more questions. Further questions. And let's take a look at Wednesday while we're at it here. We've got a lot going on Wednesday, starting off with a lot of VR. Yes, so starting at 10 a.m. Pacific on Wednesday morning, you are going to see over an hour of PlayStation VR content. Again, we are going to go rapid fire on that. Hosts, please be prepared. We're going to be talking about Tetris Effect, Ghost Giant, Creed, Vacation Simulator. That's a fun one. I got a chance to try that, yeah. And Firewall 0 Hour, there's a lot to look at. And then, of course, leading through the rest of the day all the way till 5 p.m., we have a ton of great games coming up, amazing interviews, and a lot more for folks watching at home. Again, you can continue watching live.playstation.com for all that. Or Twitch. Or Twitch. Twitch.tv/PlayStation or YouTube.com/PlayStation. Don't make me go through the whole list. There's so many. Just come back and watch. Come back and watch. We've got a lot more going on starting tomorrow morning at 11 a.m. Pacific time. But to all of you out there who watched us here tonight and watched the PlayStation E3 showcase, whether you were in your home, on your phone, or in a theater somewhere in the United States, Latin America, or Canada, thank you so much for watching, and we'll see you tomorrow. Ci vediamo domani, cioè ci vediamo oggi in verità. Mi sa che voi l'avete insomma. Sono molto curiosa. Non ho fatto vedere Devil May Cry, ma penso che sarà anche, cioè ce l'avranno anche loro, c'è la Switch Box. Kingdom Hearts, vabbè, Last of Us. Questo è troppo strano, mi fa impazzire. Secondo me sta carino questo e questo. Questi due sono le grandi rivelazioni, secondo me, di questa PlayStation, New. Perché no, questo è film Yakuza. Ah vabbè, ci sarà ovviamente questo. Nio anche, vero? Non mi dimentico completamente. Ma questo comunque è tantissimo. Anche questo era strano, è vero? Ne usciranno un bel po' di cose, lasciamo perdere, no? Ne avremo da fare. Chissà se Cyberpunk sarà anche per PlayStation. Perché alcune volte ho paura a chiedere. Vabbè, se no la prendo per PC. No, Cyberpunk lo voglio. Carino. Oh. Ah, c'è anche questo qui stranissimo, è vero? Che non mi ricordo se è già uscito, che devi disegnare il mondo, scusate, è una cosa stranissima. Beh, questo comunque, cioè, vale. Non lo vorrei al gioco innovativo, non ci va tutto quel tempo, però, cioè, comunque vale. La conferenza Sony è stata principalmente una conferenza di conferme. Ci confermano che hanno perso l'esclusiva di Kingdom Hearts 3 perché c'è anche per Microsoft, ma ci sarà anche per PlayStation. Vabbè, ci saranno un pochino di cose nuove. Devo ammettere che le cose così a caldo che mi sono rimaste più impresse, poi me la dovrò rivedere o comunque riguardare un attimo. Vabbè, ovviamente The Last of Us 2, devo ammettere che sarà mega pesante, no, non lo so, sarà veramente un pugno nello stomaco. Secondo me lo bloccheranno ovunque su YouTube, ragazzi, quindi sarà un disastro portarlo sul canale, ma vorrei tanto portarlo sul canale. Mi piace invece anche molto quello stranissimo con quella specie di bambino dentro l'ampolla, non so se avete visto.
è veramente strano, non vedo l'ora di giocarlo. Vabbè, Spider-Man mi piacerà sicuramente perché mi è piaciuto moltissimo Batman, perché non Spider-Man, anche se Batman è Batman e resta comunque un personaggio che a me piace di più in generale, però comunque l'idea è la stessa, non urlo al gioco innovativo, però sarà comunque un capolavoro. Ammetto che mi ispira anche molto quello giapponese particolare, adesso purtroppo non mi ricordo i nomi, comunque quello giapponese un pochino particolare, che è andato un po' a fare il verso un po' in competizione con quello presentato da Microsoft, che invece è un pochino più Dark Souls. Credo di preferire più questo, che è più vicino secondo me a The Witcher come idea, se non ho capito male. Poi magari ho capito malissimo, però secondo me è più simile a The Witcher. Sono molto molto curiosa di vedere come si comporteranno le novità di quest'anno. E vabbè, comunque buona conferenza, mi è piaciuta anche molto la location, un po' lunga su certi punti, che l'avrei accorciata un po', l'avrei resa un pochino più interessante, però interessante comunque, cioè bella comunque, e sono soddisfatta, però c'è ancora un grande assente e credo che andrò a vedermi a questo punto il video di Square Enix, perché io voglio vedere perché quest'anno doveva uscire, oltre a Kingdom Hearts, cioè era l'anno della Square Enix, doveva uscire Final Fantasy VII, la remastered, il remake, insomma il nuovo Final Fantasy VII, che sono anni e anni e anni e anni che ce lo propongono, ci dicono che ci sarà eccetera. Quest'anno doveva essere l'anno in cui finalmente finiscono. Mio Dio, grazie al cielo hanno fatto Kingdom Hearts, adesso Kingdom Hearts esce, siamo sicuri che esce, ci sono tutti i mondi abbastanza, Hanno fatto anche un ennesimo ributtone di tutto quanto insieme in un unico CD, che sarà, cioè, un gioco praticamente puoi giocare da qua fino a quando esce Kingdom Hearts. Però sono molto curiosa. Stranamente non hanno fatto vedere nulla di Fallout, probabilmente appunto perché già l'hanno fatto vedere in Microsoft e quindi è passato un po' in secondo piano. Devo ammettere che col fatto che Microsoft ha cominciato prima si è un po' mangiata tutti quelli che sono in multipiattaforma, che invece PlayStation come al solito ha puntato più sulle sue esclusive. Però interessante, vedremo un po' come andrà a finire il tutto. Le tre con Nintendo, mi raccomando ragazzi, Nintendo.